Hai mai visto un orologio che vale di più della tua auto? Beh, i Rolex lo fanno. Ma sono davvero un investimento? O sono solo uno status symbol per i ricchi? Benvenuti nella miniserie degli investimenti strani, una miniserie di 10 episodi dove andiamo a vedere tutti gli investimenti più insoliti, strani, che vengono fatti dalle persone e che effettivamente possono dare un guadagno. Rolex è un marchio che dà l'idea di affidabilità, precisione e prestigio. L'azienda ha saputo trasformare l'orologeria con un twist di innovazione, ad esempio come la prima cassa impermeabile, Oyster, ma siamo onesti, perché costano così dannatamente tanto? 3 motivi fondamentali: altissima qualità dei materiali e nella loro produzione, riconoscibilità del brand, questo per tutti quelli che dicono che non serve a niente la brand identity e il marketing in un'impresa. Ciaone. E infine la scarsità. Moltissimi pezzi sono prodotti in numero limitato, difficilissimi da trovare solo per i collezionisti più ricchi. Il Rolex è un simbolo di successo. Questa percezione aggiunge valore a un oggetto che di fatto dovrebbe essere solo un orologio. Qualcuno potrebbe dire che è un asset su cui poter investire e altri da indossare. Sintesi: sapere dove comprare, cosa comprare e dove rivendere fa la differenza tra un buon investimento e un costo. Ma per quanto riguarda chi compra e chi rivende i Rolex e come guadagnarci, nel mercato degli orologi di lusso c'è un vero e proprio ecosistema. Chi è che compra? I collezionisti esperti, investitori che vedono il potenziale per poterli rivendere a loro volta, mercati emergenti e milionari che magari lo sono appena diventati o lo sono già da un po' e vogliono farsi un regalo. Chi li rivende? Dealer autorizzati, sicuramente sono nuovi, sicuri, affidabili, non avrete rischi a comprare e rivendere. Però di contro c'è una lista di attesa per determinati modelli, soprattutto quelli più diffusi. Spesso ve li comprano a prezzi inferiori di mercato e ve li rivendono a prezzo superiore. Negozi di seconda mano di lusso sono modelli già pronti in consegna, più accessibili, prezzi anche più accessibili e hanno anche questi le garanzie, ma sfortunatamente alcune tipologie di modelli hanno il prezzo fisso molto più elevato di quello di listino. Case d'asta internazionali, prezzi esclusivi e pezzi molto rari o vintage, ma di contro abbiamo commissioni molto elevate e per quanto a volte potreste trovarvi in delle aste molto vantaggiose per voi con prezzi ottimi, se vi ritrovate soprattutto in quelle internazionali con tanta gente disposta a sborsare tanti soldi, sarà un grosso dispendio di denaro. Marketplace specializzati, ad esempio Chrono24, Watch Charts, eBay, ma attenzione a quest'ultimo e guardate sempre la verifica dei rivenditori, ma attenzione alle truffe, è pieno. Infine abbiamo privati, fiere o gruppi. Il punto importante, il punto chiave dei Rolex è la liquidità, parola per indicare che ci sono certi modelli, in particolare alcuni sportivi, si rivendono a una facilità assurda e a tanti soldi e mantengono un valore più costante nel tempo. Ma vediamo ora i modelli importanti da riconoscere che davvero possono fruttarvi tanti soldi. Rolex Submarine, l'icona sportiva per eccellenza, in acciaio, ghiera nera ed è sempre un pilastro. Secondo Watch Charts, la media del prezzo di Submarine è circa 14.000 USD. Rolex Daytona, il cronografo legato al motorsport. Alcune versioni vintage, come Paul Newman, sono diventate leggende, vendute per centinaia di migliaia, ma anche milioni. Rolex GMT Master e GMT Master 2, modelli dual time come la Pepsi rosso-blu o Batman blu-nero, sono molto ricercati e mantengono valori estremamente elevati. Rolex Vintage, quindi per intenderci i Rolex che non sono più in produzione ed erano fatti agli inizi, quindi retro, non più in produzione, referenze rare, materiale speciale, all'epoca addirittura era utilizzato tantissimo l'oro e il platino, ma richiedono grandi conoscenze, quindi dovreste portarle da degli esperti che ve li possono analizzare e far capire se sono originali e che edizione sono e darvi un'idea di come porli sul mercato o addirittura rivenderli a loro se sono interessati. Ma ci sono delle caratteristiche che fanno aumentare il valore dei Rolex davvero di tanto? Un po' come per una carta Pokémon, lasciarla normale oppure gradarla. Se non sapete di cosa parlo e perché sto parlando di Pokémon, vi invito ad andare a vedere il
il primissimo episodio della miniserie degli investimenti strani, dove parlo appunto degli investimenti delle carte Pokémon. Quindi quali sono queste condizioni che aumentano il valore di un Rolex? 1. Esattamente come le carte Pokémon hanno diverse condizioni, allo stesso modo i Rolex possono essere più o meno danneggiati, completamente rotti o perfettamente integri. E se le componenti interne sono originali e non sono state cambiate perché magari si sono rotte o dovevano essere sostituite, vale molto di più. Ricordatevi che l'usura non è sempre una buona cosa. Numero 2. Box e papers. La scatola e la carta. Avere la scatola originale con la garanzia, la carta che dà la garanzia, il certificato di vendita, il libretto. Insomma, avere il set completo vuol dire aver fatto bingo alla lotteria. Numero 3. Referenza e numero seriale. Conoscere l'anno di produzione, se la referenza è rara o fuori produzione. Alcune serie sono veramente molto riconosciute e desiderabili sul mercato e fanno la differenza. Numero 4. La rarità. Ci sono magari quadranti speciali con decorazioni molto particolari, materiali pregiati, come vi dicevo soprattutto in passato oro e platino erano molto diffusi, oppure i cinturini potevano essere fatti di pelle, alcune tipologie addirittura pelle di rettili, edizioni limitate o fuori catalogo. La patina. I modelli vintage hanno una patina giusta sul quadrante che può davvero aggiungere molto fascino, ma attenzione, come vi ho detto agli inizi, troppo deterioramento, troppo danneggiato perde valore. Infine, la provenienza e la storia di quell'orologio. Se è stato indossato da un personaggio famoso, vi lascio immaginare, è un po' come avere una maglia del vostro calciatore preferito firmata, oppure se avete delle storie documentate riguardo a quel Rolex. In generale, comunque, attenzione, perché il mercato delle fake Rolex sta aumentando drasticamente, quindi fai sempre verificare i tuoi orologi da un centro specializzato. Se necessario, fai delle foto, falle vedere a qualcuno di specializzato, fai le foto da tutte le angolazioni possibili e inimmaginabili, fa verificare a qualcuno di affidabile e se ti dà l'ok, vallo a comprare. In conclusione, i Rolex possono essere un oggetto sia da indossare che da rivendere, un asset liquido estremamente prestigioso, ma non sono una ricetta magica per diventare ricchi. Indicano uno status symbol dei ricchi, ma non vi fanno diventare ricchi, o almeno non se non ve ne intendete e non sapete bene come fare con i mezzi giusti. E se volete vedere il secondo episodio degli investimenti strani, parlo proprio di loro, dei pupazzetti del demonio, i Labubu, estremamente interessanti anche da vendere, vi possono fare guadagnare molto. Magari dateci un'occhiata se ce ne avete uno in giro da qualche parte.